due mostri marini che da secoli hanno sempre spaventato i marinai sullo stretto di Messina. Due storie che si uniscono a causa del loro tragico epilogo e unisce i popoli della Sicilia e della Calabria da tanto tempo. Una storia piena di amori non corrisposti, sete di vendetta e un finale drammatico. Ecco a voi la leggenda di Scilla e Cariddi. La loro storia è antichissima, tanto che sono menzionati nell'Odissea di Omero, nelle Metamorfosi di Ovidio e nell'Eneide di Virgilio. La ninfa Scilla, una naiade, ovvero quel tipo di ninfe che abitano le acque dolci della terra e posseggono poteri guaritori e profetici, abitava in Calabria, ma amava detergersi nelle acque cristalline di Messina. Glauco, un bellissimo pescatore dai capelli rossi e figlio del dio Poseidone, era corteggiato da tante sirene, che puntualmente rifiutava sempre. Finché un giorno venne trasformato in una divinità marina per aver mangiato l'erba che ridava vita ai suoi pesci. Abbandonata per sempre la vita da uomo, venne considerato un semidio da tutte le divinità marine e Oceano e Teti lo istruirono all'arte della profezia. Lui si innamorò di Scilla, ma la ninfa, terrorizzata dall'essere per metà umano e per metà pesce, scappò via, nonostante i tentativi di Glauco di spiegarle la sua vicenda. Disperato, Glauco si rivolse alla maga Circe, dea figlia di Elio e della ninfa Perseide, celebre per i suoi incantesimi in grado di cambiare le sembianze degli uomini. Egli desiderava un bell'aspetto per attrarre l'amata Scilla a sé. La maga Circe però si era innamorata di lui e provò a dissuaderlo e poi offrendosi al semidio. Glauco la rifiutò e Circe, invece di prendersela con lui, scatenò tutta la sua furia e tutto il suo desiderio di vendetta sull'innocente Scilla. Preparò una pozione e la versò nelle acque dove Scilla era solita nuotare e si tramutò in un mostro con 12 piedi invisibili, 6 teste di cane attorno alla vita e in ognuna di queste una fila di denti affilati e serrati. Si cibava di pesci, ma anche di ingenui marinai che attraversavano quelle acque con le navi. Secondo la leggenda, Scilla si rifugia ancora oggi in una grotta sotto la rocca, appunto di Scilla, in terra calabrese, dove sorge tutt'oggi il castello. Ma adesso parliamo della vicenda nella sponda sicula, dove troviamo Cariddi, che prima di essere un mostro era anche lei una naiade. Figlia di Poseidone e Gea, aveva un'incredibile golosità ed era dedita anche alle rapine. Un giorno rubò ad Ercole i suoi buoi di Gerione e ne mangiò alcuni. Attirato da questo affronto, Ercole invocò suo padre, Zeus, re di tutti gli dei, che per vendicarsi la fulminò, gettandola poi in mare. Mutò in un gigantesco mostro marino che ingurgitava l'acqua marina e poi la risputava indietro e così facendo creava grandi vortici mortali capaci di affondare navi di qualsiasi dimensione. Cariddi divenne così la creatura più temuta nelle acque messinesi, contrapposta nella sponda calabrese a Scilla. Questa leggenda sarà nata probabilmente perché le forti correnti del Mar Ionio e del Mar Tirreno che si incontrano nello stretto potevano formare grandi vortici nell'acqua e quindi gli antichi avranno creato questo mito per dare una spiegazione al fenomeno. Bisogna dire però che questa storia ha reso lo stretto tra Reggio e Messina famoso in tutto il Mediterraneo.